Buongiorno, in questo video ovviamente ti parlerò del Carnevale di Venezia. Allora, premessa, lo sponsor non c'è ancora. Il Carnevale è un fenomeno presente in tutta Italia, non ce lo dimentichiamo. Io ti parlo del Carnevale di Venezia, perché se mi segui già lo sai, non sono di Venezia, però ho studiato e ho passato diversi anni a Venezia. Oltre al fatto che sto finendo la magistrale in questo momento in sviluppo interculturale dei sistemi turistici, sempre presso Ca' Foscari. Quindi conosco Venezia anche da un punto di vista turistico, non solo storico e culturale. In questo video voglio parlarti di come il Carnevale di Venezia sia sì qualcosa di molto interessante, ma anche in retroscena la storia dello sviluppo del carnevale a partire dalle origini fino al presente. Mettiti comodo, in questo video faremo un riassunto della storia del Carnevale di Venezia, quello che rappresentava, quello che ha rappresentato e quello che rappresenta in questo momento, quali sono i limiti, quali sono le problematiche, quali sono i dibattiti, ovviamente toccando anche un argomento molto importante per la città di Venezia, cioè il turismo. Ti parlerò inoltre di alcune alternative tema carnevalesco molto valide in Italia, da alcune più note ad altre un po' meno note. Se pensi che il carnevale sia nato a Venezia, ti devo correggere subito. In realtà il carnevale ha radici molto più antiche. Le radici del carnevale risalgono al periodo dell'antica Roma. Quindi già i romani festeggiavano il carnevale, ancora prima del cristianesimo. E nel Medioevo il carnevale diventò famoso in tutta Europa. E con il cristianesimo queste festività si adattarono al calendario delle feste religiose cristiane. Fu nel Medioevo che il carnevale diventò molto diffuso in tutta Europa, perché non ci dimentichiamo, esiste anche il carnevale di Köln, che è veramente una cosa molto interessante. Consiglio di dargli un'occhiata perché potresti trovarlo veramente affascinante. Chiusa parentesi. L'idea del carnevale è molto semplice: usare delle maschere per nascondere la propria identità, creare un contesto nel quale ci sia una sorta di anarchia, poter essere liberi di prendere in giro, scherzare e soprattutto prendersi gioco del potere. Da tenere in mente, non te lo dimenticare perché ne parleremo di nuovo. Lo sappiamo, in Italia il carnevale è una tradizione molto forte con diverse interpretazioni in tutto il territorio italiano. Ogni paese, ogni città ha la sua particolare tradizione, ha i suoi particolari eventi e soprattutto le sue specifiche maschere e i suoi personaggi. Nel nord, per esempio, abbiamo Brighella, Arlecchino, Gianduia. Altri invece nel sud famosi sono Pulcinella, Peppe Nappa. Vabbè. Insomma, guarda l'immagine, tantissime maschere, tantissimi personaggi che anche io non li posso ricordare tutti a memoria. Detto ciò, il fenomeno del carnevale ovviamente ha una storia antichissima, delle radici, come abbiamo detto, nell'antica Roma, ma fu soprattutto nel Medioevo che cominciò a essere veramente molto diffuso in Europa. Per quanto riguarda Venezia, abbiamo le prime testimonianze a partire dal XI secolo. Questo perché il Senato della Repubblica di Venezia dichiarò ufficialmente festivo il giorno prima della Quaresima. Così il carnevale diventò un momento di festa pubblica con spettacoli, giochi e maschere. E in poche parole era un periodo in cui le persone potevano divertirsi tantissimo prima di un periodo dedicato invece alla rinuncia, al sacrificio, un periodo un po' più disciplinato. Nel Settecento ci fu il periodo di massimo splendore del carnevale veneziano, tanto che a volte il carnevale durava anche più di 1 o 2 settimane, addirittura sembrerebbe che durasse
anche più mesi. Quello è stato il momento migliore per il carnevale veneziano, dove è raggiunto proprio l'apice. Forse è il momento in cui il carnevale si è affermato così tanto, fino a tal punto che ancora oggi il carnevale ha, diciamo, il suo fascino, no? Soprattutto quello veneziano, per via delle sue maschere piuttosto eleganti, nonché costumi sfarzosi e personaggi molto creativi. Purtroppo, come ti ho raccontato nel video in cui parlo di Hemingway e Palladio, passando per Bassano, a un certo punto la regione del Veneto, che allora era la Serenissima Repubblica di Venezia, anche questo ne abbiamo parlato in alcuni video sul baccalà, per esempio. Appunto, questo territorio della Serenissima Repubblica di Venezia venne occupato da Napoleone. Il problema è che in quel tempo si decise di bloccare, di fermare il carnevale, di non festeggiarlo più, perché creava troppo scompiglio. I poteri forti avevano paura che i residenti potessero utilizzare la scusa delle maschere per creare scompigli, per fare delle proteste, per arrecare danno al potere, per recare danno a chi controllava quel territorio. Per questo motivo il Carnevale di Venezia si fermò, ebbe una pausa per un periodo abbastanza lungo. Quanto tempo è passato dall'ultima parte del video? Beh, 2 settimane. No, scherzo. Quanto tempo poi è passato da Napoleone che decide di bloccare il carnevale fino alla sua ripresa? Parliamo di 2 secoli. Quindi, dopo 2 secoli, il carnevale di Venezia torna in auge. Torna a essere celebrato. Ma perché? E qui dobbiamo fare una premessa. Siamo negli anni 60-70 e grazie al boom economico comincia a svilupparsi quello che noi chiamiamo turismo di massa. Venezia infatti diventa una di quelle destinazioni più gettonate. Venezia infatti diventa una di quelle destinazioni più gettonate. Ma c'è un problema. Non so se tu ci sia mai stato in inverno, ma Venezia in questo periodo non è proprio il massimo. C'è nebbia, umidità, un po' di acqua alta, giusto un po'. Insomma, è molto meglio andarci d'estate. Ecco, cosa possiamo fare per portare il turismo anche in bassa stagione, in un mese tipo febbraio? La butto lì. Il rilancio del carnevale. Ed ecco perché ancora oggi celebriamo il carnevale. Venezia si è dimenticata del carnevale in un certo senso, fino agli anni 80. E negli anni 80 questo evento è stato rispolverato, è stato riportato alla luce. Poi io adesso non saprei dirti se era proprio assente come fenomeno, però è quello che troviamo insomma anche su articoli come il Post, dove appunto si parla di questo sviluppo storico. Ma negli anni 80 il carnevale era ancora un'esperienza piuttosto autentica, perché c'erano ancora tanti veneziani che vivevano nell'isola di Venezia, perché poi con il passare del tempo molti hanno lasciato la città. Ecco, al tempo negli anni 80 i veneziani potevano celebrare il carnevale e conoscere addirittura nuovi veneziani, cioè persone che non avevano mai incontrato prima. Tu direi sì, ma ovvio, succede. No, perché al giorno d'oggi, come possiamo leggere nell'articolo del Post, conoscere un nuovo veneziano che già non conoscevi è impossibile, perché ormai sono veramente pochi i veneziani doc che vivono nell'isola. Ecco, detto questo, negli anni 80 il carnevale appunto era un evento molto autentico. I veneziani prima di tutto lo festeggiavano. Poi ovviamente con il passare del tempo le cose sono cambiate. Facciamo un esempio. Il clou della cerimonia è in Piazza San Marco, in cui si organizzavano già allora, ma anche adesso, degli eventi, dei concerti, dei balli, eccetera. Ecco, noi leggiamo articoli degli anni 80 in cui si dice che le persone, i veneziani, festeggiavano in Piazza San Marco il carnevale insieme ad altre persone del posto e forse anche turisti. C'era una convivenza dei due che funzionava bene. Gli eventi al giorno d'oggi organizzati in questa piazza sono meno autentici, sono eventi per sviluppare e incentivare il turismo. I veneziani festeggiavano in Piazza San Marco, ora è diventato un evento molto più commerciale, fino a tal punto che viene sponsorizzato da grandi compagnie come Netflix. Non a caso questa edizione del 2026 è inaugurata
curata da Netflix e un particolare show, evitiamo di dirlo perché non si sa mai, boh. Ecco, l'idea è che puoi immaginare, prima era un evento dai veneziani per i veneziani e poi se c'erano anche i turisti ben venga, ora è diventato un evento prettamente commerciale e molto più superficiale di come era una volta. Turismo poi che è gestito abbastanza male, nel senso, non so se tu sia mai stato a Venezia, però è una città relativamente piccola, è una città piuttosto piccola. Le strade, che si chiamano calli, sono veramente strette e durante un evento straordinario come quello del carnevale è veramente difficile camminare attraverso la città. Se in tutto questo ci dovesse essere anche un po' di acqua alta, lo spazio camminabile si restringe ancora di più, creando delle difficoltà enormi per camminare serenamente e gustarsi la città come una volta. Ma i veneziani in tutto questo cosa fanno? Si lamentano, non si lamentano? Ecco, come ci suggerisce l'articolo del Post, al giorno d'oggi i veneziani preferiscono o non uscire di casa oppure uscire da Venezia e tornare dopo che è finito l'evento. Almeno così dicono. Ecco, di sicuro il carnevale di Venezia per i veneziani non è più quello che era una volta. Hanno provato a fare qualcosa per contrastare il carnevale più commerciale, più turistico e meno autentico? Sì, per esempio, in Piazza San Marco fanno il volo dell'angelo, ok? In cui prendono questa persona vestita da angelo e vedi che plana dal campanile fino a un altro punto della piazza. Ecco, come parodia, perché non dimentichiamoci che il carnevale prima di tutto è una festa fatta di scherzi, di ironia e di prese in giro. La parte di Venezia più residenziale, in cui vivono i veri veneziani, a un certo punto ha organizzato una parodia del volo dell'angelo, in cui vediamo al posto di un angelo una nutria, un topo, un grande topo, calato da un ponte. Questo appunto per prendersi gioco di tutte quelle politiche commerciali relative al carnevale, per evidenziare come il carnevale stia diventando qualcosa che non ha senso, qualcosa di finto, un'esperienza superficiale, un'esperienza che ha perso il vero significato. Poi, passeggiando sia in zone più centrali, più turistiche, sia in zone meno centrali, meno turistiche, ho notato per la prima volta la presenza di questi piccoli palchi. Devo dire, idea molto carina, molto interessante. Sarà perché sono appassionato di teatro, si respira proprio quello stile da Goldoni, no? Per i veneziani questo ha un altro significato. Quella commedia tipica veneziana. Caratteristica, anche questo merita un video a sé, un video a parte. Molto bella come idea, però ho notato non c'era gli anni scorsi, non mi sembra di aver mai visto queste cose, penso che sia una iniziativa recente, mi sembra molto forzata. La sua del quotidiano per permettersi di fare cicchi cicchi ciao. Mi sembra un tentativo disperato di rendere un po' più autentico, un po' più vivo un'esperienza dettata da lunghe file traffico umano pesante. Immagino, dai, sei in mezzo alla calle, almeno diciamo che facendo queste lunghe camminate in mezzo alla gente, nelle quali devi avanzare molto lentamente, ecco, almeno hai la possibilità di guardare una parte di spettacolo per distrarti, insomma, da queste lunghe attese. Ecco, io non voglio dirti di non visitare assolutamente il Carnevale di Venezia, sto solo dicendo che ho notato come sta cambiando, quanto sta diventando poco piacevole come esperienza, ma se sei fortunato forse trovi anche un giorno in cui non c'è troppa gente. Però ci sono anche delle valide alternative, sempre in Italia, senza il bisogno di andare a Köln. Fa Köln. Per esempio, il Carnevale di Viareggio, famoso per i giganteschi carri allegorici in cartapesta, spesso satirici e dedicati a personaggi politici o famosi. Oppure il Carnevale di Ivrea, molto interessante per la celebre battaglia delle arance e rievocazione storica molto coinvolgente. Ora, sarebbe bello fare un video su questo argomento, non possiamo. Oppure il Carnevale di Cento, gemellato con il Carnevale di Rio, con carri coloratissimi, atmosfera festosa. Oppure, vieni a Venezia
e contattami così che possiamo organizzare un giro tra di noi in tranquillità, scopriamo le zone meno soffocanti, le zone più autentiche e se vieni nel periodo del carnevale possiamo scoprire una Venezia più autentica e le zone in cui ci sono delle alternative più genuine, più locals, diciamo. Immagina la nostra giornata così: facciamo il giro per Venezia, beviamo qualche caffè, uno spritz, ti racconto qualche storia con il mio amico e andiamo a comprare qualcosa da mangiare e cuciniamo a casa in un'atmosfera simpatica, accogliente, ricca di aneddoti, storie interessanti e ovviamente anche per migliorare il tuo italiano. Questo è il carnevale più autentico, quello fatto in casa, di qualcuno che vive a Venezia, che conosce Venezia da tantissimi anni, un momento di riconciliazione, un momento fatto di scherzi, di risate, di storie interessanti e di cibo, tanto vino e tantissima energia positiva. Se sei interessato, contattami, ho tutte le carte in regola per organizzarti una giornata splendida a Venezia e per mangiare cibo locale fatto in casa a tua scelta. Pubblicità, scusa. Siamo arrivati alla fine del video. Io spero che tu abbia scoperto qualcosa di nuovo sul carnevale di Venezia e nel caso in cui tu stessi pensando se andare o non andare, questo video spero possa esserti utile. Ti ricordo che puoi prenotare una lezione di italiano con me, c'è il link in descrizione, oppure puoi sostenermi offrendomi un caffè oppure uno spritz. Da poco ho anche aperto la mia pagina Patreon, devo ancora capire come funziona. Io ho menzionato il carnevale di Köln perché ho degli studenti von Deutschland. Fammi sapere nei commenti invece qual è la tradizione nel tuo paese per quanto riguarda il carnevale. C'è, non c'è, ti piacerebbe che ci fosse, c'era, adesso non c'è. Ecco, fammi sapere perché paese che vai, carnevale che trovi. Ciao!